Mi muovo, sussurro due parole che abballano un tal'acqua e fanno scuma. Mi muovo, sussurro due parole che bruciano un tuo fuoco e fanno fiamme, fiamme che bruciano. Mi muovo. Forse tu vorresti essere qui, con un bel panorama da ammirare, cullato o frustato dal vento e da qualche altro suono familiare, sotto l'ombra imponente di un vulcano che ti protegge o ti minaccia. Ma questa vecchia sempreverde che ti parla vuole metterti al corrente di quello che trovi oltre questo Eden di salvezza. Un palcoscenico su cui idee, emozioni, persone si scontrano e si fondono, esattamente come accade in natura. Io sono testimone di tutto questo. Là in fondo, molto più vicino al mare di quanto pensi, c'è una casa. Tra le tante che da qui puoi vedere, questa casa è stata amata, odiata, desiderata, respinta, trasformata, ma nel corso del suo primo secolo di vita fino a oggi ha mantenuto la sua eterna sostanza. Ha assorbito tutto quello che le è accaduto e lo ha conservato gelosamente per poi svelarlo al momento opportuno. Allora, l'immobile credo che sia stato costruito verso la metà dell'Ottocento ed era adibito a una residenza di primo piano e il secondo piano. Ci stava la mia famiglia e i bassi erano affittati a artigiani che lavoravano qua nei bassi del palazzo. L'immobile si trova all'interno, praticamente al centro del vecchio San Berillo, quindi angolo tra Via delle Finanze e Via Pistona. Infatti la via, che adesso si chiama Via delle Finanze, in effetti si chiamava in origine Via dei Gaetani. La farmacia dei Gaetani è, in linea d'aria abbastanza vicina e quindi probabilmente il palazzo è nato qui per essere vicino anche al posto di lavoro. Ecco. Il primo fondatore della farmacia fu Salvatore De Gaetani, che era già figlio dell'arrotatario Domenico. E la data di fondazione risale al 1794. Anche lì potete vedere tutti i ritratti degli antenati. E il palazzo era di proprietà del nonno di mio papà e credo che ci abitò solo il nonno di mio padre. E si chiamava? Antonio. Okay. Antonio De Gaetani. Okay. Quindi parliamo del 1800. Ma credo che sia stato abitato sino a prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, ma poi con i bombardamenti fu abbandonato, fu lasciato e poi credo non siano rientrati più perché ovviamente lo stato del quartiere non era più quello che avevano lasciato e quindi un po' tutto il quartiere cominciò a spopolarsi. Però era una gran bella casa con tante esposizioni, poi c'era un cortile interno con un albero particolare che ora mi dicono non ci sia più. E so che anche lì fu ospitato Marinetti, il poeta Marinetti quando è venuto in Catania. Non si sono mai voluti separare da questo palazzo, nonostante tutto non hanno mai voluto vendere, perché comunque c'era questo attaccamento alla storia di questo palazzo, anche se proprio evitare disastri è difficilissimo, è stato difficilissimo anche quello, sono dovuto intervenire forse dell'ordine, a volte ci sono stati incendi perché era stato occupato abusivamente.
Ora cominci a capire qualcosa di più. A volte certe vicende sono così intricate che l'unica arma capace di svelarne i segreti sembra essere un'esplosione di rabbia. Ma se addolcisci la rabbia con un pizzico di ironia, il risultato sarà una testimonianza più lucida e in certi casi anche più crudele. Fiumi di inchiostro attraversavano le stanze del palazzo negli anni 50 e 60, nel periodo di gloria della speculazione edilizia. Chi remava in questi fiumi era agitato da una rabbia impossibile da trattenere. I rematori impavidi si sfogarono, stamparono copie su copie delle loro allusioni alle vicende contemporanee. Oggi la carta di quelle allusioni è ingiallita, quasi dimenticata. Rimbomba ancora, però, la nostra voce sorniona e arrabbiata. Allora, La Voce dell'Etna è un giornale che fu fondato da mio padre, Giuseppe De Gaetani, che intorno, diciamo, agli anni dal 58 fino al 68, circa una decina d'anni, e trattava temi, per lo più era un giornale di denuncia di determinati eventi, diciamo non compiuti, insomma, dai politici del tempo, speculazioni o varie vicende che venivano fuori dall'attività politica. Ebbe come sede qui in Via delle Finanze, al 31, nei bassi del 31, dove vi era la redazione del giornale, dove veniva anche stampato. Era sostanzialmente un paio di pagine che veniva poi distribuita, ed era anche abbastanza letto, perché insomma venivano riportate determinate notizie che normalmente nei giornali, diciamo, ufficiali non sempre venivano trattate. Ma La Voce dell'Etna perché diciamo l'Etna, come si vede, è sempre paciosa, tranquilla di solito, però quando succede qualcosa comincia a borbottare, a eruttare, un po' come quelle persone che sono tranquille, però insomma quando incominciano a farne troppe si innervosiscono e quindi denunciano. Ero andata tantissimi anni fa, credo forse quasi 30 anni fa, a cercare di recuperarlo, di entrarci per recuperarlo, ma non mi hanno fatto entrare le persone che lo occupavano visivamente. Anche se qualcuno, so che c'era qualche vecchio appartenente al quartiere che era affezionato, e c'erano questi personaggi particolari che andavano oltre la prostituzione, no? Che erano all'interno, però quasi come una grande famiglia, no? Nessuno sa per quanto tempo ancora questo luogo multiforme racconterà le sue storie. Finché esisterà, però, continuerà ad essere una casa per tutti quelli che lo vorranno. Forse ora vorresti essere qui. Proprio qui, nella casa che abbiamo esplorato insieme. Ti ho accompagnato per metà strada, nel tempo e nello spazio. Adesso sta a te avvicinarti di più.